ma benvenuti a questa nuova puntata di Back to Music. Purtroppo anche oggi non c'è Claudia. Claudia, riprenditi che senza di te la vita non ha senso. Detto ciò, oggi sono particolarmente eccitato alla mia veneranda età. Perché vi starete chiedendo? Perché oggi è una puntata dedicata alla musica tradizionale, anglo-scoto-irlandese, ma anche country, ma anche altri generi musicali, sempre legati alla musica tradizionale. Perché? Perché ho come ospiti live un gruppo che io ho scoperto da poco, li ho sentiti suonare nelle prove e mi sembrano veramente bravi, nonostante la loro giovanissima età. Vado a presentarli, Bergam Irish Brigade. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao Andrea, ma grazie. che bello avervi qua. Grazie dell'invito. Allora, Andrea Sigismondi, chitarra, buzuki, mandolino. Giusto. Daniele Zini, voce, buzuki, bodhran. Molto piacere. Matteo Ronchi, Ilian Pipes, Irish Whistle. Esatto. Allora, chi ve l'ha fatto fare? Cioè, la prima domanda è: siete giovani e fate la musica tradizionale, giusto? Dico, impera nelle classifiche, ma da anni la gente in Italia ascolta solo trap, rap, hip hop e quella genere di musica molto particolare, e voi un tuffo nella magica Irlanda. Perché? Chi risponde? È vero. Vai Andrea. Ma è vero, è un genere diciamo impopolare, però ci piace, ci gasa parecchio e poi comunque la musica tradizionale irlandese, no? Perché di fatto noi il nostro repertorio è un po' più ampio, spazia da brani a danze, per cui è tutt'altro che monotono, ci si diverte un sacco, si balla, si ride, si beve, si suona, per cui sì. ci piace così. Scusa, ma i vostri fan, cioè i vostri amici dicono siete pazzi, vi fate delle canne enormi prima di salire sul palco, perché ripeto è un genere che si ascoltava quando io ero giovane, cioè la musica country, io vengo proprio da quel mondo lì. Oggi sentì parlare di musica tradizionale suonato con entusiasmo, a quanto mi pare di capire, è veramente tosto, bello, difficile forse anche, no? Sì, è difficile specialmente trovare anche le persone con cui fare questa musica. Esatto. Io per trovare loro ci ho messo davvero una vita, perché c'è davvero poca gente che suona questo genere e che lo fa diciamo soprattutto con cognizioni di causa. Mi piace soprattutto il fatto che tu l'abbia definita giustamente musica tradizionale e non musica celtica, perché è un termine ombrello, quello che generalmente a chi suona questo genere non piace. Certo. Perché di solito quel genere tende a definire qualche brano in cui vediamo un'arpa, un flauto traverso magari suonato anche in maniera piuttosto classicheggiante, e magari una voce femminile di stampo lirico. Non è quello che facciamo noi. Assolutamente no. Ma ecco, tra l'altro gli strumenti che suonate sono molto particolari. Matteo, cos'è l'Ilian Pipes? Se l'ho pronunciato correttamente. Sì. Le Ilian Pipes sono la cornamusa tradizionale irlandese, uno strumento che nasce nel Settecento ed è praticamente una cornamusa in re maggiore che si compone di diverse parti. Io adesso ho soltanto il set diciamo iniziale con cui si inizia. Si inizia così? Si inizia così, meno male. sì, con il mantice, la sacca e il chanter su cui si fa la melodia, ma poi lo strumento completo in realtà aggiunge dei bordoni che fanno delle note d'accompagnamento e poi sopra i bordoni dei regulators, che sono fondamentalmente delle canne chiuse con delle chiavi che se venendo pigiate col polso fanno delle note d'accompagnamento. Ma da chi hai imparato a suonare questo strumento? Sono andato a lezione, c'è una scuola vicino a Saronno dove si insegnano queste cose. Ah, eccoci, c'è proprio una scuola? Sì. E poi in generale si impara un po' per osmosi dalla comunità, diciamo, i musicisti, perché... Ma scusa, cosa ti affascina di questo strumento? Il suono è molto particolare. Io l'ho scoperto grazie a un disco dei Chieftains che mi è stato regalato per un compleanno quando avevo 12 pensa anni. dei Chieftains Così. alla tua età, Sì. Incredibile. Buzuki. Le caratteristiche, Andrea, di questo strumento? Ma allora diciamo è una variazione del buzuki greco che la gente per lo più conosce grazie a De André, ed è una variazione che hanno portato due musicisti irlandesi che per me sono dei mostri sacri, che sono Andy Irvine e Donald Lani dei Planxty, che sono i miei miti indiscussi. E l'accordatura è diversa perché questo buzuki è accordato Sol, Re, La, Re, che poi io e Daniele droppiamo, quindi un tono sotto. Droppate? Sì, droppiamo. Vabbè, non voglio entrare nello specifico, vabbè, droppiamoci. Ci piace droppare gli strumenti, Ho sì. capito. E quindi sì, con il capotasto al 2 sono accordato come un classico buzuki irlandese. E è uno strumento che mi
mi piace davvero tanto perché è versatile, può accompagnare come una chitarra, ma può anche fare parti soliste, contrappunti, come piace fare a me grazie ai modelli Andy Irvine Donolani, per cui... Ho capito. Daniele, tu cosa hai in mano? In mano Bodhran, lo senti sì? nominare soprattutto in Italia Che in cos'è? tanti modi diversi. Alla fine è un tamburo a cornice, cioè come ha detto anche Andrea, il buzuki irlandese in realtà viene dalla tradizione greca. Tamburi a cornice in Italia ne abbiamo dal sud Italia, nord Italia, anche nella nostra tradizione musicale, no? E si suona ovviamente con una tecnica particolare utilizzando un tipper, comunque un battente. Quindi tu ti definisci anche un percussionista? Oddio, ci si prova, nel senso, noi diciamo che tutti cerchiamo di suonare diversi strumenti, oggi ne abbiamo alcuni. Ecco, poi la cosa incredibile è che non vi limitate a uno strumento, quindi siete polistrumentisti. Sì, si siete cerca veramente pazzi. Sì, ma Ci proviamo, diciamo. ne abbiamo portati pochi, altrimenti saremmo con veramente sarebbe un servita una camion, petroliera cioè. per... No, infatti per dovete tutti. sapere che sì, prima sì. di salire sul palco di Back to Music hanno provato 3/4 d'ora. Hanno 20 minuti a disposizione, 3/4 l'hanno già buttati via per le prove, no? Esattamente. No, è incredibile. Ci fate sentire qualcosa dal vivo? Sì. Che cosa? Vai Matteo, Iniziamo presenta con un questo set set. di gighe, di danze. Le gighe cosa sarebbero? Per il Sono no- delle danze in 6 ottavi. Ah, ecco, adesso lo so quanto prima, no, io lo so, però il nostro pubblico danza in 6 ottavi, quindi Sì. io posso ballare? Devi perché no? ballare, devi ballare Andrea. Va devi. bene, Bergam Irish Brigade qui a Back to Music, vai. Come si fa a stare fermi? Ma voi avete magari anche un ballerino o una ballerina che vi accompagna durante le vostre esibizioni? Allora, L'ho buttata lì, magari lo sto dicendo. conosciamo Davvero? qualche ballerina, Ah. stiamo cercando di organizzare uno spettacolo insomma che preveda anche qualche ballerina perché è davvero molto bello. beh. E le danze irlandesi sono una cosa a mio gusto fantastica, ma sì, stiamo lavorando anche su questo. Sì, ma anche perché poi ci sono in Lombardia delle associazioni che insegnano danze irlandesi. Certo. Il trio è completato da un quartetto. Abbiamo salutato la fisarmonicista. No, sì, no, Ah, no, non non l'ho salutata. Che è Giorgia Comelli. Ciao Giorgia, che purtroppo non è dai nostri. Sì, sì. Questa sera in realtà però fa parte del quartetto, giusto? Sì. Certo. Suonate molto dal vivo, al di là del tempo che abbiamo appena passato tremendo, voglio dire. Stiamo cercando di riprendere a suonare con una certa costanza, ovviamente il periodo Covid non ha aiutato, però sì, stiamo cercando di tornare in pista. E avrete come un si concerto prossimamente, diciamolo, Sì. che è Siamo venerdì sera al Monangi, giusto? Sì, ad Almine. Voi che Ad Almine, siete più provincia di della Bergamo. zona, sì. Perfetto. Siete- Quindi vi aspetto una bella serata live. Certo. Sì. Cioè, non è che mi salite sul palco già ubriachi di birra. No, no. Voglio dire. Non garantiamo niente. Ma perché siete come davvero- i musicisti irlandesi che cioè, quando stanno sul palco sono già. Oppure siete sobri, eleganti, puliti? Ma Daniele cosa diciamo? Ma allora, c'è chi più spugna, chi un po' meno, ecco. c'è chi poi sta attento comunque a quello che deve essere Beh, l'orecchio. siete però. stati in Irlanda, immagino. Sì. Di-
cos'è che vi cattura dalla magica isola? Ma, a me personalmente quanta musica si respira nei locali, ma dappertutto in realtà. Il fatto proprio che nei locali ci siano le session, che sono comunque il modo migliore per imparare questa musica, sono un banco di prova assurdo, si imparano davvero tanti pezzi, anche perché, come diceva Matteo, per imparare questo genere bisogna farsi tanto l'orecchio. Sì, È come diciamo una lingua straniera, bisogna ascoltare. E in Irlanda, pub che vai, session che trovi, concerto che trovi, e quindi a me piace davvero tanto questo. Il vostro pubblico che pubblico è? Ha una certa età come sottoscritto o anche giovani? No, beh, Ma spazia. dipende, si spazia. C'è la gente che capita per caso nel locale, quindi la l'età è varia, però quelli che ci seguono alla fine sono o i nostri colleghi, diciamo, che vengono alle session e quindi che suonano anche loro musica irlandese, oppure in generale comunque sì, un po' di giovani ci sono Ci sono brani di vostra composizione o tutti traditional rubati alla tradizione? Allora, noi suoniamo pezzi tradizionali che però riarrangiamo parecchio, cioè ci mettiamo davvero tanto le mani. E stiamo iniziando a lavorare anche su qualche brano di nostra composizione. In realtà però Matteo è un compositore davvero prolifico, perché ogni giorno compone sei tu gighe. Matteo il... Sì, no, io più che altro ogni tanto compongo qualche brano tradizionale, qualche reel, Ogni qualche cosa. spesso, Però ci stiamo ogni ancora spesso. lavorando. Hai un punto di riferimento per le tue composizioni? Un artista che dici... Ma allora, diciamo un'ispirazione diretta nella composizione no, però in generale come Andrea si riferisce Ecco. a Donald Lanny, Andy Irvine, così, i miei miti sono Liam O'Flynn, Piper dei Planxty, quindi stessa band. Insomma, le grandi band del passato, peraltro. Sì. Ah. Quindi Tu invece? Botti Band. queste Botti cose. Band, ma l'ho vista dal vivo anni fa, mamma mia. Tu? Ma per quanto mi riguarda, io adesso oggi non sono qui dietro con il mio banjo e con gli altri strumenti che suono, ma devo dire che probabilmente la figura degli uccelli mi ha sempre affascinato particolarmente. Pensa te che gusti Sì, sì, musicali sì. incredibili. Rimanete lì, piccolo spazio pubblicità. Everybody's got a hungry heart. Everybody. Another whale ship and commander was called the Catalpa, they say. She sailed into Western Australia and took 6 Perfinians away. So come all you screw owners and jailers, remember Patricia Day. Take care of the rest of your Fenians, or the Yankees will steal them away. For 7 long years they had served there, and 7 long more had to stay. For defending their country on Ireland, and for this they were banished away. You keep them in Western Australia till their hair began to turn grey. When a young from the States of America came out here and stole them away. So come all you screw owners and jailers, remember Patricia died. Take care of the rest of your Fenians, or the Yankees will steal them away. Now all the paired boats were racing and making short tacks for the spot. When a Yankee came close up behind them and took the best prize of the lot. The Georgia hurried bold warriors went out to pray and to arrest. But she hoisted her star-spangled banner, saying, "You will not board me, I guess." So come all you screw owners and jailers, remember Patricia died. Take care of the rest of your Fenians, or the Yankees will sail them away.
Sycamore used to honors and jailers. Remember Patrick Day. Take care of the rest of your Fenians. Oh, the Yankees will sail them away. Wow, Daniele, che voce che hai, molto folky, bello, Grazie, bravo, complimenti. grazie. Perché vi chiamate Bergamo Irish Brigade? Bergamo Irish Brigade? Allora, adesso l'origine di Irish Brigade ce la spiegherà il nostro storico. No, il fatto Bergen fa ridere perché di fatto sono rimasto l'unico di Bergen. Porti in alto la bandiera orobica. Prima eravamo molti più bergamaschi, solo che poi appunto ci diciamo il genere è un po' quello che è, non è facile trovare la gente. E solo che chiamarci Bergamo, Monza, Brescia, Milano, Irish Brigade. Avevamo pensato a Lombardia Irish Brigade, però è rimasto Bergen perché giustamente sono fiero delle mie origini. Ho capito. Per cui perché Irish Brigade perché abbiamo sempre pensato di portare della musica che attraversasse l'Atlantico, diciamo, no? Quindi per esempio il pezzo che abbiamo appena suonato Ecco, cos'era? si chiama Decatalpa e racconta la storia, è un brano australiano di origine, perché praticamente racconta la storia di questo salvataggio operato da una nave americana pagata dai ribelli irlandesi di alcuni prigionieri irlandesi che gli inglesi avevano imprigionato in una colonia penale per i lavori forzati in Australia. E quindi poi dall'Australia il brano è arrivato negli Stati Uniti, tra la comunità irlandese, quindi vedendo questa tensione, diciamo, transatlantica che ci ha caratterizzato, abbiamo deciso di, come seconda parte del nome, di ispirarci alle Irish Brigades della guerra civile americana, perché appunto i battaglioni irlandesi al soldo sia del nord che del sud, che quindi insomma erano fatti da irlandesi espatriati e mischiavano la musica irlandese con anche altre influenze, quindi questo ci piaceva molto. Ma per voi non è anacronistico cantare pezzi che hanno centinaia di anni, cioè una storia passata, non vostra peraltro, perché chiaramente non appartiene alle vostre radici in un momento storico come questo. Cioè non è che uno dice scusate, dovreste cantare, giovani e bravi come siete, magari pezzi legati alla tradizione d'oggi, al dramma che stiamo vivendo, oppure al mondo d'oggi. Invece voi giustamente, o giustamente questo non sta a me a dirlo, io vi amo già, siete legati al passato, alla tradizione. Ma in realtà noi siamo appassionati di cultura irlandese in generale, infatti facciamo parte di un'associazione che si chiama Calin Roo, che vuol dire ragazza dei capelli rossi, che si occupa appunto di portare in giro e di trasmettere la cultura, non solo la musica ma anche la cultura irlandese, scozzese, bretone, in generale. Infatti il nostro repertorio comunque non è solo irlandese, lo dicevamo, e siamo appassionati di cultura, non solo di musica, quindi ci piace anche, quando suoniamo ci piace spiegare che cosa suoniamo, quello che c'è dietro a tante storie, per cui a noi piace far questo. È vero, saremo ragazzi. Forse anacronistici, ma qualcuno deve puffare. Ok, adesso vi faccio la classica domanda. Da grande cosa vorreste fare? Allora, fa ridere anche questo perché siamo tutti insegnanti di fatto, anche Giorgio, quindi tutti e quattro. Io insegno inglese, lui insegna storia, lui insegna tutti i 1000 strumenti che suona e Giorgia insegna fisarmonica, per cui siamo comunque... Siete già realizzati? Sì. No. Dipende, Sì, non è... abbiamo tutti tanti obiettivi. Esatto. Cioè vi piacerebbe vivere di sola musica, Sì. se fosse possibile? Sì, sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Io diciamo nel mio piccolo cerco di lavorare, lavoro con la musica comunque perché io insegno inglese, però ho scritto la tesi magistrale sull'utilizzo della musica nella didattica dell'inglese, per cui cerco comunque di lavorarci. Ovviamente non è suonarla, però qualche volta lo facciamo, però cerco di, sarebbe bello fondere le due cose. Ma secondo voi la cultura in Italia è valorizzata? O manca qualcosa? Domandona. È un bel discorso. È un bel discorso, poi- lungo. Che domanda ho fatto? Quanti blocchi abbiamo ancora? Mi per pento parlare? della domanda che ho fatto. Esatto. Poi diciamo che mi tocca personalmente perché insomma facendo dottorato in storia questa cosa di recuperare il passato così un po' la sento un po' anche personale, quindi sì, però diciamo che la cultura, soprattutto quella di nicchia, Ascoltate il folk italiano, perlomeno la tradizione italiana. Artisti. Per dirvi, concluderò la puntata con un omaggio dei Modena City Ramblers, che mi sembra doveroso. Però, secondo voi ci sono dei gruppi validi che hanno fatto la storia del folk italiano?
Io personalmente ascolto più che altro folk irlandese Ah, e quindi estero, per voi la però- musica... ok. Per carità, secondo me, almeno personalmente, alla fine musica è musica. Cioè noi ci troviamo qui a suonare musica irlandese, però di fatto non suoniamo solo questo. Banalmente, anche nel piccolo nostro, io personalmente suono anche con altri gruppi, in altre situazioni, generi anche completamente diversi. E questo qui contribuisce anche a poi darci una nostra identità che fondiamo in questa realtà. E questa cosa si sente in tanti mondi. Cioè adesso si è parlato di cantautorato anche italiano, sicuramente se si pensa a quante influenze irlandesi ci sono nei brani di De André, ci sono state nei brani Bubola. di De André, è una cosa... e quasi passano inosservati, no? Passano perché poi si interiorizzano, la cultura è cultura, sarebbe bello che ci fosse una diffusione ancora più grande di questi Beh, elementi. voi però nel vostro piccolo state facendo Sì, un gran lavoro da cerchiamo. questo Sì, punto di vista. il bello di suonare una formazione così è che ognuno porta le proprie influenze. Cioè, l'abbiamo detto, suoniamo questo ma ascoltiamo molto altro e in parte anche suoniamo altro, per cui tutto un po' si fonde in quello che è Bergam Irish Brigade, insomma. Quanto tempo ci impiegate per creare una canzone o perlomeno per trovare gli accordi giusti, dire boh, questa è bella, l'abbiamo fatta Ma bene. allora, la canzone esce più o meno subito nella sua ossatura, poi però come dire, per arrangiarla come veramente diciamo basta, non la tocchiamo più, Anche perché ci, sono ci mettiamo più strumenti, tanto. sì, immagino. ci mettiamo Deve tante essere, volte- solo accordare ci impiegati 3/4 d'ora, mi immagino, a creare il brano. Sì, Non tante deve essere per volte niente facile. mettendo mano su un brano e lavorandoci poi possono venire potenzialmente altre 10 alternative diverse per lo stesso brano. Sì. Ultima domanda prima di lasciare spazio alla musica. Se vi invitassero a X Factor, andreste? Oddio. Non è il target Immagino, ideale. però Manuel Agnelli vi ascolta e dice venite perché per me passate. Ma volentieri. Proveremmo. Sì, cioè. Da amici non credo, però. Sì, diciamo non è proprio il target del format ideale, però comunque se qualcuno volesse ascoltarci, perché no? No, perché sapete, oggi purtroppo io ho lavorato per una vita all'interno delle case discografiche, ne so qualcosa, non ci sono più i talent scout che andavano in giro a cercare gli artisti, adesso tutto vive purtroppo grazie ai talent show, ai talent televisivi che però lasciano il tempo che trovano, perché l'artista poi all'apice del successo con un brano e poi viene clamorosamente dimenticato. Il brutto della musica oggi è questo. Va bene, invece passiamo alle cose belle, ci lasciamo con un brano Sì, un brano tradizionale bergamasco. Oh là là, che giustamente bello! siamo fieri, Benissimo. siamo fieri delle nostre origini bergamasche, non si sa bene di chi oltre a me, però. Va bene. E questo è un pezzo tradizionale, è una manfrina, è una danza, e in realtà non ha titolo, la chiamiamo manfrina bergamasca perché la banda alpina l'ha ribattezzata in questo modo ed è un pezzo tradizionale che viene dal famoso manoscritto di Casnigo ed è numerata come 19, quindi è la manfrina numero 19. Noi la chiamiamo come la banda alpina manfrina bergamasca, però siccome ci mettiamo diciamo un colore diciamo decisamente irlandese, l'abbiamo ribattezzata manfrina Bergam Irish. Bello. Prego, Bergam Irish Brigade, dal vivo.
Grazie ragazzi per averci regalato note e positività all'interno di Back to Music. È stato veramente un piacere. Per noi Grazie, assolutamente, grazie. grazie di cuore davvero.